Buongiorno cari amici, io con la mia gattona Sofì, aia, non mi mordere, io con la mia gattona Sofì vi diamo il benvenuto per questo nuovo argomento, per questo nuovo macro argomento di cui oggi vedremo la prima video lezione. Parleremo dei comuni, aia, dei comuni nel Medioevo, comuni circa dalla fine dell'undicesimo secolo fino a metà del XIV secolo. I comuni nel Medioevo è il loro scontro con gli imperatori svevi, quindi parliamo dei comuni, aia Sofì non mi graffiare, parliamo dei comuni e degli imperatori svevi, ma anche di tanti papi, parleremo di nuovi ordini religiosi, delle eresie dell'undicesimo e del XII secolo, c'è tanto da dire. Sofì mi ha già azzannato con i suoi artigli, quindi è chiaro che a lei non interessa questa lezione di storia, la lasciamo andare a giocare, iniziamo a parlare dei comuni. Un po' tutti naturalmente hanno sentito parlare dei comuni, se non altro perché hanno studiato Dante Alighieri, che è proprio figlio di questa civiltà comunale e dei dissidi, degli scontri tra i comuni del centro-nord Italia. Allora, prima di tutto, che cosa si intende per comune? Per comune non si intende esclusivamente un'unità politica, un'unità amministrativa. Capite come oggi si dice il comune di Bari, il comune di Napoli, il comune di Milano. Per comune non si intende soltanto un comune nel senso di centro urbano, d'accordo? Anche perché i comuni ben presto si estendono al contado, cioè alla campagna circostante, ad un territorio circostante che può essere anche piuttosto ampio. E quindi comune non significa esclusivamente la cerchia urbana, d'accordo? Il comune nel senso della città, cinta da mura. Il comune non significa neanche, appunto come oggi, un'unità politico-amministrativa, il comune di Napoli, il comune di Bari. Per comune, magari c'è anche questo significato, ma per comune principalmente si intende una forma di governo, d'accordo? Il comune è una forma di governo. Può essere anche estesa a, a tanti villaggi, a un territorio molto vasto, ben oltre il comune nel senso di città, di borgo. Il comune è una forma di governo che non è né una monarchia, perché all'epoca in Europa la maggior parte delle forme di governo erano monarchie, non è né una monarchia né un governo retto da una sola persona, come magari anche molte città, soprattutto prima dell'epoca comunale, erano, perché le città erano rette dai vescovi o dai vescovi conti, era uno solo che governava un comune, una città. Invece i comuni non sono delle monarchie, sono una forma di governo in cui governano molti, ma non sono neanche propriamente delle repubbliche. Ma voi direte, ah, allora, se non sono delle monarchie, ma sono delle forme di governo in cui tanti gestiscono il potere, allora sono delle repubbliche. Attenzione, molti comuni sì, certamente somigliano alle repubbliche, eppure noi non li chiamiamo repubbliche. Perché? Perché nel Medioevo con repubblica noi intendiamo una repubblica oligarchica, d'accordo? Una repubblica in cui governano sempre e solo quelle famiglie, magari poche famiglie, che hanno una carica vitalizia ed ereditaria. E il comune non è proprio così, non è proprio una repubblica, perché all'epoca, ripeto, nel Medioevo, ma anche in età moderna, per repubblica intendiamo una repubblica oligarchica, in cui governano poche famiglie nobili. E invece qui governano più persone, spesso con una carica che ha una carica di magistrato del comune che ha una durata breve, non solo, ma quello che è più importante è che queste
queste tante persone che governano i comuni, a differenza delle repubbliche intese come repubbliche oligarchiche, queste tante persone che governano i comuni non appartengono soltanto alle famiglie nobili, ma anche alla borghesia e spesso vengono elette, d'accordo? Quindi qualcosa il comune di più ampio da un punto di vista della forma di governo, qualcosa di più ampio rispetto agli organismi di governo delle repubbliche oligarchiche. È vero che poi molti comuni si trasformano in repubbliche oligarchiche, quindi noi cominciamo a parlare di repubbliche. In particolare Genova, ma soprattutto Venezia, chiaramente è l'esempio più tipico, quello che tutti conoscono. Il comune di Venezia a un certo punto si rinchiude in un governo gestito da poche famiglie che hanno una carica a vita ereditaria. Allora si parla non più di comuni di Venezia, ma di Repubblica di Venezia. Spero di essere stato chiaro, perché chiaramente la distinzione tra la forma di governo medievale del comune e quella della repubblica può non essere del tutto chiara. Quindi, poi, altra cosa, i comuni non esistono solo in Italia. Molti pensano ai comuni italiani, pensano che il comune esista soltanto in Italia. Non è così. Anche in altre zone d'Europa vi sono esperienze comunali, cioè città che si autogovernano in base a delle magistrature che vengono elette, che cambiano molto spesso. In particolare nelle Fiandre, città manifatturiere molto ricche, quelle delle Fiandre, gli attuali Belgio e Olanda, soprattutto l'attuale Belgio, città manifatturiere industriali simili a Firenze, a Siena, a Lucca, alle città toscane. Anche nelle Fiandre vi è un'esperienza comunale, città che si svincolano dai poteri feudali e che si autogovernano, d'accordo? Il comune, una città-stato, abbiamo visto, non città nel senso solo la cerchia urbana muraria, città che comprende anche magari la campagna, così via. Quindi città che si svincolano da altri poteri, si autogovernano. Ci sono anche nelle Fiandre per lungo tempo, esistono comuni autonomi anche sul Mar Nero, sul Mar Baltico, ma in diverse zone della Francia, soprattutto della Germania. La differenza però è questa: l'esperienza comunale italiana è più lunga nel tempo, dura molto tempo, anche se poi finirà. Invece, il periodo di tempo in cui esistono i comuni nelle Fiandre o in certe zone della Francia o della Germania è più limitato. Ben presto i comuni vengono sconfitti, sottomessi da un principe, da un duca, d'accordo, da un sovrano. Altra differenza è che, come ho detto, sin dai primi tempi i comuni in Italia conquistano anche il territorio circostante, il cosiddetto contado. Invece i comuni delle Fiandre saranno sempre limitati alle mura del borgo, della città, non coinvolgeranno mai chi è al di fuori delle mura. Questa è una differenza molto importante. Comune, quindi il comune è una città che si autogoverna eleggendo da sola le proprie magistrature, i propri governanti. Quindi il comune, è stato detto, è una terza forza da un punto di vista giuridico e politico all'interno del Medioevo, del basso Medioevo, dei secoli finali del Medioevo. Cioè il comune si svincola sia dall'autorità dell'impero, vedremo che ci saranno appunto gli imperatori svevi soprattutto che cercheranno di sottomettere i comuni italiani, vedremo con quali risultati, sia si svincola sia dall'autorità dell'impero germanico, sia dall'autorità del Papa, d'accordo? E ovviamente anche
dalle autorità dei sovrani. Nel caso dell'Italia però non esiste un regno d'Italia, parliamo quindi dell'autorità dell'imperatore germanico che almeno virtualmente o potenzialmente dovrebbe possedere anche il nord Italia. Però è anche vero che se pensiamo ai comuni delle Fiandre, lì il problema non è il dominio dell'imperatore germanico, bensì quello del re di Francia oppure del duca di Fiandra suo vassallo, d'accordo? Quindi i comuni si svincolano sia dall'autorità del papato, sia da quella dell'impero, sia da quella dei sovrani feudali che pian piano diventano indipendenti dall'imperatore. Un'altra cosa, e questo va a svantaggio ovviamente del sud Italia, i comuni si sviluppano esclusivamente nel centro-nord Italia, cioè è una storia che riguarda soltanto il centro e il nord Italia. L'Italia del Sud, come abbiamo già detto in altri argomenti, come continueremo a dire, non ha esperienze di città libere che si autogovernano, almeno le aveva fino a un certo punto, fino all'anno 1000 o poco dopo l'anno 1000, fino alla conquista dei Normanni, poi ci saranno gli Svevi, poi ci saranno gli Angioini, gli Aragonesi, eccetera. Il Sud abbiamo visto sin dall'anno 1000 sarà il Regno di Napoli, il Regno di Sicilia sarà costituito da un'entità politica centralizzata in cui tutto viene accorpato, in cui tutto viene accentrato nella capitale e nelle mani del sovrano. Il centralismo normanno continua con il centralismo svevo, con il centralismo degli Angioini, eccetera. E quindi, essendo appunto il Regno di Napoli e di Sicilia molto centralizzato, tutto dipende dal potere centrale, dalla capitale, verrà tolta ogni autonomia, ogni privilegio di autogoverno alle singole città. Questo è uno dei motivi, l'abbiamo già visto in un precedente argomento, per cui a causa del quale una repubblica marinara come Amalfi oppure altre come Napoli al sud avranno vita breve, perché una repubblica marinara come Amalfi sarà immediatamente sottomessa al centralismo del re normanno e poi delle successive dinastie, mentre invece Pisa, Genova e Venezia potranno continuare a esistere con un loro potere autonomo, con un loro autogoverno. Naturalmente, siccome dopo il 1000 si afferma il feudalesimo anche in molti posti d'Europa, è chiaro che l'esistenza e il prosperare dei comuni nel centro-nord Italia è possibile perché c'è un declino del feudalesimo, altrimenti il comune non sarebbe esistito. In Francia c'è un feudalesimo forte e infatti l'esperienza dei comuni è più limitata, dura molto di meno, d'accordo? Ma la stessa cosa può valere in Spagna oppure ehm, in altri posti, oppure ovviamente in Germania, dove ci sono ricordate quei quattro duchi veramente importanti che sia pure in ritardo impongono il feudalesimo in Germania. Invece nell'Italia del centro-nord, da un certo punto in poi, i poteri feudali si attenuano moltissimo, i nobili, gli aristocratici del centro-nord Italia, grandi proprietari terrieri, sono deboli, hanno dei poteri molto deboli, ma soprattutto il loro sovrano, l'imperatore di Germania, l'abbiamo già visto con Ottone II, Ottone III e anche gli imperatori successivi, no? Vi ricordate? Gli imperatori germanici non riescono a ottenere, non riescono a avere un reale potere sul cosiddetto Regno d'Italia, sul centro-nord Italia. Quindi, infatti, molti comuni si sviluppano e si rafforzano proprio nei periodi in cui
l'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico è debole, o addirittura in un periodo, lo vedremo poi in seguito, magari in un altro argomento, in cui l'imperatore germanico non verrà neanche eletto per alcuni decenni, ci sarà il trono vacante, il cosiddetto grande interregno, d'accordo? Questo però non significa che il comune sia solo l'espressione di una borghesia. Pensare questo significa far riferimento ad una storiografia del tutto inadeguata e superficiale. È vero che i comuni, no, erano sì, pieni di lavoratori, noi pensiamo a Firenze, no, i tessitori della lana, a Lucca c'erano anche quelli della seta, poi ci sono i mercanti, i banchieri, gli artigiani, sono borghesi, anche i notai, i letterati, i farmacisti. Siamo d'accordo, c'è una componente borghese all'interno del comune, però soprattutto all'inizio coloro che costituiscono e governano i comuni sono degli aristocratici, d'accordo? Sono degli aristocratici, quindi questo è molto importante. Non è solo espressione della borghesia il comune, ma anche dell'aristocrazia, un'aristocrazia che sempre più tende a trasferirsi dalla campagna alla città. I comuni esistono nel centro-nord Italia, ci sono però regioni dove sono più forti, dove sono più numerosi. I comuni sono particolarmente forti in Lombardia, in Veneto e in Toscana, in queste tre regioni. Perché? Lombardia, Veneto e Toscana sono regioni in cui non si afferma un sovrano, non si afferma un potere feudale forte. Perché i comuni, per esempio, sono molti di meno in Piemonte? Perché in Piemonte c'è un potere feudale forte, non solo quello dei Savoia, del Ducato di Savoia che arriva ad un certo punto a invadere il Piemonte, ma anche quello del Marchese di Saluzzo, del Marchese del Monferrato, d'accordo? C'è una feudalità più forte e quindi i comuni si sviluppano molto meno. Chiaro? Poi, perché invece magari non si sviluppano in altre regioni del centro, come per esempio l'Emilia-Romagna, le Marche, oppure l'Umbria o il Lazio? Emilia-Romagna, Marche, pure Umbria e Lazio hanno avuto dei comuni, però non sono dei comuni molto forti e poi saranno assoggettati da chi? Dal Papa, dallo Stato Pontificio. L'espansione dello Stato Pontificio dei domini del Papa nelle regioni che vi ho detto, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, ovviamente ha come conseguenza il fatto che lì i comuni vengono sottomessi al Papa, i comuni cessano di esistere abbastanza presto, d'accordo? Allora, noi abbiamo uno schema generale sul comune. Prima di tutto come nasce il comune? Il comune nasce alla fine, quando nasce? Nasce alla fine dell'undicesimo secolo. Noi non abbiamo tantissimi documenti perché all'epoca, lo sapete, non si scriveva moltissimo, non si scriveva sempre. Vi sono anche aree dove non si scriveva, dove tutto veniva fatto con dei patti, con degli accordi di tipo orale. Tuttavia noi abbiamo gli statuti, abbiamo per iscritto a volte dei documenti che rappresentano le prime istituzioni di questi comuni e che parlano anche della fondazione del governo comunale. Ripeto, le prime istituzioni comunali non sono sempre documentate e a volte questi documenti noi non ce li abbiamo. Tra quelli che abbiamo, i comuni più antichi sono senz'altro Asti, Milano, Genova. Asti, Milano e Genova, noi di questi abbiamo dei documenti sulle istituzioni comunali che vanno dal 1080 al 1100, quindi sarebbero i primissimi Asti, Milano, Genova. Poi dal 1120 al 1130 si aggiungono a tanti altri comuni, tra cui Pisa, Arezzo e così via. Arrivati al 1150
sono stati creati insomma quasi tutti i comuni importanti dell'Italia. Come nasce il comune? Ci sono pochi documenti, ci sono diverse scuole di pensiero tra gli storici. Secondo una scuola di pensiero ormai abbastanza abbandonata, il comune nasce per decisione del vescovo che governa una città. Altri dicono che non è così, che il comune nasce spontaneamente da un giuramento dei cittadini, i cives, d'accordo? I cittadini. I cives non sono tutti i cittadini, sono i cittadini più importanti, spesso all'inizio soltanto gli aristocratici, ma poi si aggiungono anche molti borghesi. Questi cives, questi cittadini, che cosa fanno? Si riuniscono e danno luogo a un giuramento, la coniuratio. Coniuratio, scusate, coniuratio, coniuratio, c'è un giuramento, spesso noi abbiamo il testo di questo giuramento, i cittadini giurano di autogovernarsi, di respingere le pretese del potere dello Stato Pontificio, così come dell'imperatore, e vengono anche precisate le funzioni che i comuni si autoattribuiscono. Per esempio la formazione e il mantenimento dell'esercito, la riscossione delle tasse, la pulizia delle strade e cose del genere. I comuni, nei loro primi statuti, affermano orgogliosamente: noi ci occupiamo di queste funzioni, non qualcun altro. Quindi il primo periodo dei comuni noi possiamo, come vedete, ve l'ho già riportata, delineare una tripartizione ovviamente molto generica, generale, una tripartizione di massima, perché poi se andiamo a vedere anche solo nei 15 comuni più importanti italiani è ovvio che non tutti hanno questa stessa identica evoluzione in queste medesime epoche storiche, naturalmente. Questo è uno schema, diciamo, di massima, ecco. Poi bisogna vedere caso per caso. Mm, inizialmente questi comuni vengono governati da consoli. Il termine ovviamente viene ripreso dalla Repubblica Romana, quindi consules. Questi consoli, ecco, questo è molto importante, ehm, vengono eletti dai cives, questo ve l'ho già detto, vengono eletti da un'assemblea di cittadini, ma non tutti i cittadini, perché non tutti hanno diritto di voto. Spesso all'inizio solo gli aristocratici hanno diritto di voto, ma poi vi ho detto i borghesi si aggiungeranno. Quindi questa assemblea di cittadini cives elegge i consoli, i consules, cioè i magistrati che governano i comuni. Cosa molto caratteristica che vi ho già detto distingue il comune dalla repubblica oligarchica, quella che sarà per esempio di Genova o di Venezia. La carica di console è elettiva, non è ereditaria e dura poco tempo, 6 mesi, un anno, 2 anni, dopodiché i consoli vengono rinnovati, vengono rieletti. Altra cosa importante, i consoli vengono scelti tra le famiglie più importanti e ben presto le famiglie più importanti cessano di essere soltanto le famiglie nobili, d'accordo? Si parla di famiglie più importanti. In molti testi, anche scritti in latino, si dice i cittadini più eminenti, d'accordo, del comune. Questi cittadini più eminenti sono a volte solo aristocratici, però molto presto non saranno più aristocratici, ma rappresentano, non solo più nobili, non aristocratici, ma anche notai, anche giudici, d'accordo? Quindi anche i borghesi, diciamo i borghesi più ricchi, i borghesi più in vista. Però fate attenzione, anche quando fossero soltanto aristocratici, rappresentano tutti, attenzione, rappresentano tutti
i cittadini del comune, e quindi questo è estremamente importante. E, ad un certo punto, sì, proprio durante il primo periodo, diciamo, dei comuni, i comuni si espandono già molto presto, si espandono e si espandono al contado, moltiplicano il loro territorio, spesso anche inglobando villaggi e piccole cittadine vicine, quindi vedete comune non solo come una sola città. Quindi il contado, attenzione, gli abitanti delle campagne o dei villaggi del contado saranno sempre considerati cittadini di serie B. Spesso non hanno diritti politici e non votano per l'elezione dei consoli. E quelli che abitano in campagna e non dentro le mura vengono considerati rozzi, dei cittadini di serie B. Lo stesso Dante li chiamava villani, quelli che abitano nelle ville, quelli che abitano fuori città, e villano, sapete, ha assunto nel linguaggio italiano corrente anche un significato dispregiativo. C'è una sorta di razzismo, di classismo nei confronti di quelli che vivono fuori città, che vivono nelle campagne, che vivono nei paesini. Comunque c'è una grossa espansione nei confronti ehm, del, del contado. Cosa succede? A un certo punto si preferisce passare dai consoli al podestà, che è uno solo. Ah, attenzione, un'altra cosa che non ho detto. Si potrebbe pensare che i consoli siano due, come nell'antica Repubblica Romana, non è così, i consoli sono molti, i consoli possono essere 20, possono essere 30, quindi stiamo parlando proprio di un parlamentino, no? Vero e proprio, di una piccola assemblea. I consoli vengono sostituiti dal podestà molto spesso. Anche il podestà, attenzione, quindi dalla fine del XII alla metà del XIII, al 1250 circa, il podestà prende il posto dei consoli. Anche il podestà viene eletto per brevi periodi, perché si passa, scusate, perché si passa dai consoli al podestà? I consoli erano l'espressione delle famiglie più importanti, spesso delle famiglie nobili. Succedeva che queste famiglie si combattevano continuamente, c'era una conflittualità continua all'interno dei comuni. Questa è un'altra caratteristica fondamentale che possiamo considerare negativa dei comuni italiani. Cioè il comune italiano non era statico, ma era dinamico, nel senso negativo del termine. Il comune italiano non era pacifico. Il comune italiano era continuamente scosso da guerre, omicidi, sicari che uccidevano i principali esponenti della famiglia nobile avversaria, eccidi, d'accordo, scontri, guerre civili che ovviamente riguardavano anche le classi popolari che venivano trascinate da quella o quell'altra famiglia aristocratica. C'è una conflittualità, uno scontro, guerre civili, sangue che scorre, omicidi continui all'interno dei comuni italiani, le famiglie si combattono tra di loro, quindi sarà sempre una caratteristica, diciamo così, della società comunale italiana. Ancora adesso forse sopravvive in Italia qualcosa di questo, no? Quando noi parliamo di campanilismo, no? Spesso in Toscana, sapete che i toscani, no? Spesso si odiano tra una città e l'altra, Firenze odia Siena, Siena odia Firenze, non lo so, Pisa odia tutti, tutti odiano Pisa, eccetera. È un po' un retaggio anche che è rimasto oggi di quella società comunale, quando si dice campanilismo, cioè la mia città, il mio paese contro il tuo, oppure addirittura no, il mio quartiere, la mia famiglia, il mio clan contro il tuo, come si vede ancora adesso, per fortuna solo in maniera ludica,
per esempio, durante il Palio di Siena o le contrade rappresentano ognuno un quartiere di Siena, ma io ho conosciuto persone di Siena, quelli si odiano davvero tra una contrada e l'altra, d'accordo? Ovviamente questo riguarda soltanto adesso una corsa di cavalli oppure una cosa un po' giocosa, si azzuffano in piazza, cose del genere, si augurano la morte, però all'epoca, ripeto, all'interno di ogni comune c'erano clan, famiglie, zone che si combattevano, c'era una conflittualità continua e quindi questo spinge moltissime, eh, moltissimi comuni per evitare questa conflittualità a eliminare i consoli, che sono proprio i rappresentanti di queste famiglie che si scannano tra di loro, e a sostituirli con un podestà, facendo in modo, quindi il periodo podestarile del comune, facendo in modo che questo podestà sia super partes, cioè questo podestà per evitare appunto i conflitti tra le famiglie deve essere in grado di gestirli, di placarli, non deve appartenere a una delle famiglie importanti del comune. Per questo motivo molto spesso il podestà è straniero, capite? Perché uno straniero non è coinvolto all'interno delle lotte cittadine, non sta né da una parte di una famiglia né dalla parte dell'altra. Quindi si preferisce lasciar perdere i consoli e far governare il comune da un podestà che è spesso straniero, che è un arbitro che non è in lizza nel conflitto tra i vari clan della città, e molto spesso il podestà è straniero, viene eletto per brevi periodi e spesso passa anche da una città all'altra, che vuol dire che questo podestà spesso è un tecnico o comunque è uno che fa della professione di podestà appunto una professione. Vive facendo il podestà, governando un comune, poi l'altro ancora. Sapete, un po' come gli allenatori di calcio, no? Spesso passano da una squadra all'altra, in quel modo, in modo simile, le città, i comuni pagavano i podestà per passare da una città all'altra. Magari se un podestà era particolarmente preparato, veniva pagato di più, accettava l'offerta di un'altra città. Quindi capite, questi podestà sono dei tecnici, non sono esponenti di grandi famiglie della città dove vanno a governare, spesso sono proprio dei tecnici, cioè degli esperti di legge oppure degli esperti di economia, cioè persone che trasformano l'arte del governo in una vera e propria professione tecnica. Molto spesso il podestà si muove da una città all'altra, all'altra con una sua squadra, con un suo gruppo di ufficiali pubblici, di burocrati, di esperti che governano ovviamente con lui, fanno squadra con lui e passano con lui da una città all'altra, d'accordo? Un podestà spesso straniero, un tecnico, un esperto di amministrazione, un tecnico che proprio conosce la giurisprudenza, conosce l'economia, eccetera. E, è così, quindi il podestà. Mm, Sapete come a volte funzionava questa conflittualità tra famiglie che si ammazzano all'interno del comune? Molto spesso queste famiglie nobili erano ovviamente famiglie che avevano i loro possedimenti, erano possidenti di terrieri, avevano i loro possedimenti, le loro proprietà terriere ovviamente in campagna. Con lo sviluppo del borgo, della città, queste famiglie aristocratiche si trasferiscono dalla campagna alla città e iniziano a scannarsi in città. Cosa fanno? E questo è ovviamente una caratteristica architettonica ancora impressionante, che sopravvive molto spesso nelle città che erano sedi di comuni e rappresenta ovviamente una meraviglia turistica. Fanno costruire nelle città delle loro residenze, le loro case somigliano a piccoli castelli con delle torri, no? Se siete andati a vedere
tante di queste città, non so, Lucca, Siena, no? Ci sono questi antichi palazzi nobiliari con delle torri, cioè si trasferiscono in città, sono nobili di campagna che diventano nobili inurbati, che replicano in città l'organizzazione difensiva del castello. Creano delle loro residenze e degli edifici che sono come dei piccoli castelli con delle torri fortificate e quindi le città diventano città turrite, d'accordo? Spuntano tutte queste torri, ovviamente che servono per avvistamento, per difesa, eccetera, all'interno di questi edifici urbani che sono dei piccoli castelli difesi proprio come dei castelli, con le feritoie, con dei blocchi, d'accordo, delle finestre che possono essere chiuse ermeticamente e con i loro milites, cioè queste famiglie hanno delle dei guerrieri a loro seguito, dei soldati, i milites, che si scontrano tra di loro appunto ammazzandosi in continui, continue imboscate, continui scontri sanguinosi all'interno delle città. A un certo punto, questo però attenzione non avviene proprio in tutti i comuni, il comune, scusate, podestarile si trasforma in comune popolare dalla metà del XIII alla metà del XIV secolo, dal 1250 circa al 1350 circa. Questo forse è il periodo più famoso dei comuni. Il comune di Firenze, dove vive Dante, da cui Dante viene cacciato, mandato in esilio, era appunto un comune popolare. Non tutti i comuni, però, attenzione, si trasformano in comuni popolari. Molti comuni passano direttamente dal podestà ad un'altra fase, che è la fase definitiva, la fase di chiusura dell'epoca comunale che vedremo dopo. Quelli che dai comuni podestarili che si trasformano in comuni popolari, il caso più classico è Firenze, che vedremo in seguito. Che cosa fanno? Vedono delle magistrature popolari, delle creazioni proprio del popolo che inizialmente, che conquistano molto potere, inizialmente governano insieme al podestà, queste istituzioni popolari. Molto spesso poi queste istituzioni popolari invece sostituiscono il podestà, lo mandano via, d'accordo? Attenzione, per popolo non si intende quello che noi intendiamo per popolo, non si intendono le masse popolari, le classi più povere. Oggi ovviamente per popolo si intende anche l'insieme di tutti i cittadini, no, per popolo si intende quelli che non sono nobili o quelli che hanno una nobiltà recente, che però sono appunto, hanno delle attività borghesi, cioè il popolo è la borghesia mercantile, non sono tutti, non sono i poveri operai che non hanno diritto di voto né i contadini in campagna. Il popolo è la borghesia mercantile, tant'è che spesso si distingue un popolo grasso e un popolo minuto e spesso ci sono anche scontri all'interno del popolo. Nei comuni italiani si scontrano continuamente le fazioni. Il popolo grasso e il popolo minuto. Il popolo grasso è rappresentato da imprenditori, mercanti, il popolo minuto è rappresentato soprattutto da piccoli artigiani, a volte si scontrano tra di loro queste componenti popolari. Tuttavia si affermano, il caso più famoso è Firenze, si affermano gli organismi popolari, il capitano del popolo. Il capitano del popolo spesso governa insieme a un consiglio degli anziani, oppure il gonfaloniere di giustizia, ma il gonfaloniere, attenzione, il gonfaloniere di giustizia non c'è in tutte le città, in comuni anche importanti, il gonfaloniere non c'è. È la magistratura popolare più importante, il capitano del popolo. Il capitano del popolo governa con un consiglio degli anziani, il gonfaloniere di giustizia invece governa con un parlamentino che è il collegio dei priori. D'altra parte priori significa
anche questa parola significa anziani, ok? E il collegio dei priori. Se andate, ci sono tantissime città turistiche, città d'arte, andate per esempio a Perugia. Perugia e il centro sono due strade, due grandi strade parallele, d'accordo? E in una di queste strade vedete il palazzo del capitano del popolo, nell'altra di queste due strade parallele, il comune della città di Perugia, che era un comune, trovate il palazzo dei priori, d'accordo? E quindi spesso proprio queste istituzioni popolari avevano delle sedi architettonicamente molto significative che sono sopravvissute. Voi andate da turisti, vedete il palazzo del capitano del popolo, il palazzo dei priori, la stanza del gonfaloniere di giustizia e così via. Sono istituzioni popolari. Queste istituzioni popolari, ripeto, non si affermano in tutti i comuni. A Firenze è il caso più tipico che vedremo a parte. Io infatti adesso vi sto spiegando i comuni in generale, poi però andremo più nel particolare, nelle vicende precise di alcuni comuni e dello scontro tra comuni tra di loro, per esempio tra i comuni Guelfi e Ghibellini oppure tra le fazioni interne a ciascun comune di Guelfi o Ghibellini. Adesso non avrebbe senso farlo, vi do soltanto uno schema generale perché per andare più nel particolare dobbiamo prima studiare gli imperatori svedi, i papi e altri tipi di vicende, d'accordo? Quindi ora parliamo in generale dei comuni, poi andremo però più nello specifico, soprattutto nel caso di Firenze, ma non soltanto nel caso di Firenze, anche nel caso di quei comuni che sono, come sapete, repubbliche, sono anche repubbliche marinare. E allora il comune popolare di Firenze ben presto diventa un comune dominato dalle arti, tipica istituzione del comune è l'insieme delle arti. Le arti in Italia vengono chiamate arti, nel resto d'Europa vengono chiamate anche gilde, con un termine più tardivo le chiamiamo corporazioni. Le corporazioni sono una caratteristica proprio fondamentale dei comuni. Cosa sono queste corporazioni? Le corporazioni saranno anche la rovina dei comuni e in generale dell'economia italiana. Le corporazioni vengono chiamate anche arti, si distinguono spesso le arti maggiori che hanno un maggior numero di rappresentanti negli organismi popolari, le arti minori che eleggono un numero minore di rappresentanti nelle istituzioni popolari. Che vuol dire eleggono i rappresentanti delle istituzioni? Queste corporazioni sono dei partiti politici, inizialmente non dovevano esserlo, ma poi diventano dei partiti politici e questo sarà la rovina dell'Italia. Le corporazioni inizialmente sono delle organizzazioni di mestiere. Che cos'è una corporazione? Magari oggi qualcosa di simile alle corporazioni sono gli ordini professionali, no? L'ordine dei giornalisti, l'ordine degli architetti, l'ordine dei notai e così via. Le corporazioni comprendono tutti quelli che fanno un medesimo lavoro, d'accordo? C'è la corporazione dei produttori di lana, c'è la corporazione degli speziali, dei farmacisti, ricordate Dante Alighieri faceva parte della corporazione dei farmacisti, c'è la corporazione dei banchieri, c'è la corporazione dei tintori e tantissimi, cioè tutti quelli che fanno lo stesso lavoro fanno parte di una corporazione, attenzione, sia i ricchi sia i poveri, sia i datori di lavoro, sia i salariati, sia i lavoratori dipendenti. Quindi attenzione, nella corporazione della lana, per esempio, fanno parte sia i produttori di lana, i capitalisti, quelli che hanno i mezzi di produzione, quelli che possiedono i telai, quelli che assumono gli operai, ma sia anche gli operai che lavorano la lana. Non sempre è così perché spesso gli operai sono esclusi, d'accordo? Però magari se diventi qualcosa di più di un operaio, un socio, un garzone di bottega, fai parte della corporazione. Le corporazioni bloccano il libero mercato, bloccano il, la flessibilità del lavoro, impongono regole rigide, no? Ancora adesso, no? Voi sapete che in Italia il termine corporazione spesso è usato metaforicamente con un'accezione negativa.
I magistrati sono una corporazione, gli insegnanti sono una corporazione. Cosa si intende oggi per corporazione? Tutti quelli che fanno lo stesso lavoro e che una corporazione è un insieme di persone che fanno solo i loro interessi, l'interesse della loro professione, l'interesse del loro lavoro, del loro inquadramento, a scapito degli interessi degli altri o degli interessi generali. Si parla anche oggi di privilegi corporativi, no? Spesso si fanno polemiche contro i farmacisti vogliono essere gli unici a vendere certi farmaci, vogliono essere gli unici a vendere determinati prodotti, stabiliscono, no? Quante farmacie ci possono essere in una città, qual è l'orario delle farmacie e se tu vuoi aprire anche di notte o aprire sempre 24 ore su 24, se una farmacia magari non puoi farlo perché c'è l'ordine dei farmacisti che ti dice non lo devi fare. E la mia non è una polemica contro i farmacisti, ci sono continue polemiche attualmente in Italia, no, da moltissimo tempo contro le cosiddette corporazioni, che non sono più le corporazioni medievali, spesso sono gli ordini professionali, no, accusati di fare il loro interesse egoistico, l'interesse solo di quelli che svolgono quel lavoro a danno di tutti gli altri o con dei privilegi che vanno a danno anche del cittadino consumatore. Le corporazioni sono una cosa estremamente negativa e forse è questo che spiega che se il protocapitalismo italiano dei comuni resta un protocapitalismo, un capitalismo medievale e non si trasformerà, non darà luogo al capitalismo moderno. Il capitalismo moderno nasce in Olanda, in Inghilterra, nella società industriale, in ambito protestante, quando già i comuni italiani erano in completa rovina. Ci saranno al loro posto gli stati italiani, ma le corporazioni manterranno un enorme potere che sarà limitato o abolito soltanto da certe riforme illuministiche di sovrani illuminati nel Settecento. E nel frattempo le corporazioni avevano bloccato la possibilità di avere un libero mercato, di avere un vero capitalismo in Italia. Perché? Perché le corporazioni impongono ogni tipo di regole che non rendono flessibile il lavoro, che inibiscono il mercato, che colpiscono la logica della domanda e dell'offerta. Le corporazioni impongono una rigida gerarchia professionale. A capo stanno i maestri, poi un po' più sotto stanno gli operai, poi un po' più sotto stanno gli apprendisti. Se sei un apprendista devi fare 3 o 6 anni di apprendistato e spesso vieni trattato malissimo, poi diventi un operaio, d'accordo? Oppure un socio, dopo 8 anni diventi un maestro. E se io voglio aprire direttamente una farmacia, capite? Non lo puoi fare. Prima devi fare l'apprendista nella farmacia di un altro, devi fare tutto, capite? Un lungo tirocinio che è basato su una gerarchia rigida, soltanto dopo 8 anni potrai avere una tua farmacia. Perché se io la voglio aprire adesso, no. C'è una trafila professionale. Capite? Un tirocinio, devi aumentare nel tuo grado e poi diventerai un padrone. In questo modo ovviamente si blocca l'iniziativa perché uno bravissimo non può accedere ad una professione se non prima facendo apprendistato e dovendo scalare tutti i gradi della gerarchia professionale. Quindi si blocca il lavoro, le corporazioni stabiliscono le regole, i prezzi, i salari, gli orari di lavoro. Io voglio aprire la notte, voglio aprire più, no, no, c'è la corporazione dice non puoi danneggiare gli altri, devi aprire solo 8 ore al giorno, altrimenti noi ti costringiamo a chiudere, no? Ti revochiamo la licenza. E quindi magari un cittadino vuole andare in una farmacia di notte, non lo può fare perché l'ordine professionale dice no, solo una farmacia deve essere di turno di notte, non quell'altra e così via, capite? E quindi questo va a danno del cittadino consumatore. Io non posso avere un orario di lavoro maggiore di quello che stabilisce la mia corporazione perché non posso fare concorrenza agli altri farmacisti. Se io aprissi molto più a lungo la domenica, la notte, farei concorrenza e allora no, non si vuole la libera concorrenza. Quindi stabiliscono le regole del lavoro, stabiliscono i prezzi e se io posso vendere ad un prezzo minore così mi accaparo più clienti, no, non lo puoi fare. La corporazione dice che quel tipo di merci l'ho venduto sempre allo stesso prezzo e quindi niente, io voglio guadagnare di più vendendo a un prezzo minore, no, non si può fare. E i salari, io voglio pagare di più
un operaio che è particolarmente bravo, voglio pagarlo di meno, no, devi pagarlo sempre, capito? Sempre allo stesso. Se io vendo le merci sempre allo stesso prezzo, avrò interesse, vi faccio una domanda, a migliorare la qualità delle merci? No, perché tanto le vendo sempre a quel prezzo. Ho interesse ad abbassare, ho interesse a produrre delle merci sempre migliori? No, perché tanto non posso venderle in più, capito? La corporazione blocca anche l'innovazione, blocca la mentalità proprio capitalistica, la mentalità dell'imprenditore che vuole innovare. Io potrei produrre merci di migliore qualità, chi me lo fa fare? Di modernizzare, no, la produzione, chi me lo fa fare? Sono di migliore qualità, però devo venderle sempre allo stesso prezzo di quelle che sono di scarsa qualità, non ci guadagno, d'accordo? E ecco, quindi le corporazioni bloccano la possibilità che dai comuni italiani si sviluppi il capitalismo italiano. Forse potevamo farlo noi al posto degli inglesi in anticipo di secoli, e invece non è così. Le corporazioni bloccano proprio la, il libero mercato, e quindi poi le corporazioni che abbiamo visto diventano asfissianti perché diventano partiti politici. Le arti, le corporazioni eleggono i propri magistrati, vengono spartiti i posti, per esempio se ci sono 7 priori, uno di quei 7 va eletto all'interno della corporazione dei tessitori, votano solo i tessitori per quel priore. Un altro priore verrà eletto dalla corporazione dei banchieri, i banchieri appartenenti alla corporazione votano per quel priore e così via. Ogni priore viene dato ad una corporazione. Significa anche che per avere diritto di voto, per avere, capite, per avere diritti civili all'interno di un comune, tu devi per forza far parte di una corporazione. Le corporazioni gestiscono il potere politico, si spartiscono i magistrati, i priori, il gonfaloniere, eccetera, che governano la città. Ricordate che Dante Alighieri si è iscritto alla corporazione degli speziali, cioè dei farmacisti. Molto probabilmente Dante Alighieri non era un farmacista, ma per poter votare, per poter contare, per poter anche essere eletto, dovevi per forza far parte di una corporazione. Cerchiamo di andare diciamo verso la conclusione. La lezione è durata molto a lungo, quindi io rinvio alla prossima lezione la conclusione di questo schema, la conclusione di questo schema generale. Come terminano i comuni? Abbiamo visto che i comuni finiscono ad un certo punto, si estinguono. Abbiamo già accennato che alcuni diventano repubbliche oligarchiche, d'accordo, come Venezia, eh, altre invece, la maggior parte, diventano signorie. Parleremo di che cosa significa, perché il comune finisce, a un certo punto si trasforma o in repubblica oligarchica con con cariche non elettive, ma con cariche ereditarie e vitalizie che durano tutta la vita, repubbliche oligarchiche chiuse, governate solo da un ristretto numero di famiglie, oppure nella maggior parte dei casi i comuni danno luogo a un'altra epoca della storia d'Italia, l'epoca segnata dalle signorie. Lo vedremo la prossima volta.